Era stata una notte buia e tempestosa. Sogni terrificanti, presagio di brutte notizie l'avevano devastata. Ma un raggio di sole filtrava gioioso dalle persiane, nella mia camera della casa al mare. Il raggio di sole prometteva, in contrasto con i brutti sogni, una bella giornata piena di gioia, di allegria. Il mare trasparente e la sabbia bianca della spiaggia mi attendevano per un bellissimo weekend a Framura, un delizioso paesino prima delle Cinque Terre, ma che non ho nulla da invidiare a quest'ultime, anche per la recente costruzione della stupenda nuova passeggiata a mare, che finisce proprio sotto il mio terrazzo. Ma doveva accadere qualcosa di terribile. Ero ancora nel dormiveglia e non capivo se dovevo gioire per il raggio di sole o rattristarmi per i sogni. Ma ecco che dal comodino il bip di un messaggino in arrivo sul mio telefonino mi collegava con la realtà. Chissà chi sarà a quest'ora, pensai. Messaggi di lavoro? Impossibile, perché è presto ed è sabato. Amici che mi chiamano a quest'ora? Difficile, staranno dormendo. Sarà loro uno dei soliti messaggi pubblicitari o di Enel Energia o similari che vogliono assolutamente farmi risparmiare sulle tariffe di luce e gas, nonostante abbia ricevuto da me infiniti vabbè. Beh, guardiamo un po'. Terribile. Il messaggio mi sconvolse talmente la mente che fu un miracolo che non gridai per il dolore. Lo rilessi almeno 10 volte per verificare che fosse vero, attendibile, non di vecchia data, che non fosse uno scherzo di qualche amico burlone. Accidenti, era proprio autentico. L'autore del terribile messaggio era fra i miei contatti. Era proprio lei. Sì, la team. Sì, la team, il mio gestore telefonico. Senza alcun riguardo, crudelmente mi avvisava che avevo terminato i giga del mese e non potevo quindi connettermi non avendo credito. Superato il trauma iniziale pensai a rimedi, ma non ce n'erano, essendo lontano dalla civiltà. Terribile. Realizzai che fino a lunedì successivo non avrei potuto connettermi né con Facebook, né con WhatsApp, né con YouTube, con Instagram. Incredibile! Non avrei potuto conoscere le news dei miei social. Accidenti, come mandare qualche tweet, come rispondere ai messaggi dei nuovi iscritti al mio canale di YouTube. Incominciai a sudare e pensando che non avrei neppure potuto sapere quanti mi piace arrivavano sulle mie foto pubblicate ieri, ebbi davvero un momento di tremendo sconforto. La crisi di astinenza dalla rete manifestava i suoi terribili sintomi. Cosa fare? Corsi in spiaggia terrorizzato e vedendo una ragazzina col telefonino in mano, la avvicinai dal di dietro e bisbigliai se mi poteva prestare il suo telefonino per un minuto. Ma la tipa non sembrava d'accordo, probabilmente spaventata dal mio aspetto poco rassicurante. Non resistetti ed allora disperato glielo strappai di mano. Cercai immediatamente di collegarmi con il mio Facebook, ma la mia mente era confusa, le mie mani erano sudate e non riuscii a trovare il mio canale. Nel frattempo alcuni passanti che avevano assistito alla scena si avvicinarono minacciosi, pensando che forse volevo violentare la Diavolo di botte! quindi rimase l'altro fuori il telefono ormai intriso di sudore, scusarmi e scappare. Stavo malissimo.
Allora, vedendo in spiaggia un gruppo di ragazze che ballavano, mi introdussi fra loro e facendo vedere le foto del mio cane Chicco e delle piante grasse del mio giardino di Framura, chiesi affannosamente se piacevano. Sì, ricevetti alcuni mi piace, ma ebbi la netta sensazione che i mi piaci verbali fossero spam determinati da pietà e compassione per il mio aspetto penoso, e poi non contavano i risultati del canale. Ma quello che davvero non potevo sopportare era di non poter sapere quanti iscritti aveva guadagnato il mio ultimo video di YouTube. Dovevo assolutamente scoprirlo. Come fare? Pensai. Oggi la gente ha la mania di riprendere col telefonino e pubblicare tutte le cose strane che vede in giro. Quindi se io mi metto in strada nudo, sicuramente qualcuno verrà a riprendermi. Io gli prenderò il telefonino e scoprirò le novità sul mio canale. Purtroppo i risultati sono stati devastanti. La mia idea non è piaciuta ed eccomi in prigione per atti osceni in luogo pubblico, aggressione e scippo del telefonino della tizia che mi stava riprendendo, poi resistenza pubblico ufficiale. Unica consolazione che ho una compagna di cella molto simpatica, poi un disastro. Però chi se ne frega, ho potuto riavere il mio telefonino con tantissimi giga a disposizione offerti da un tizio pietoso ed ora posso stare in rete ore ed ore e riguardarmi le foto splendide della passeggiata a mare di Framura, dove mi potrete ritrovare quando avrò finito di scontare la pena. Ora sono felice, ma ci vuole così poco. Mi raccomando, se vi è piaciuto il video mettete un mi piace qui sotto ed un commentino e poi soprattutto iscrivetevi al mio canale. Ciao!